Story Hunters, buongiorno. Siamo con una giornata splendida di sole qua in Albania, arrivati 2 giorni fa e abbiamo subito incontrato delle persone meravigliose. Pinuccia, ciao a tutti, e Alfio. Ciao a tutti. Loro abitano qua a Durazzo e adesso ci raccontano come sono arrivati a Durazzo e come mai hanno scelto l'Albania, quello che facevano in Italia. Che tipo di persone avete trovato? Io sono arrivata prevenuta, molto prevenuta, e invece per quanto riguarda la gente, fantastica, disponibile, ma non disponibile se li paghi, disponibili in qualsiasi cosa, ma poi sono molto calorosi, loro ti abbracciano e a me piacciono i contatti, mentre noi poi abitando al nord, sempre di corsa a lavorare, noi siamo piuttosto freddi, già verso il sud sono più accoglienti e quindi mi ritrovo con persone con cui sto bene, poi davvero hai bisogno di un favore, qualsiasi cosa te lo vanno a prendere, ti accompagno io, brava gente, non mi aspettavo, io che sono partita molto prevenuta, invece mi sono come gente dell'Albania, bellissimi. Diciamo che la location non è male, però ci troviamo bene anche perché ci sono un sacco di altri nostri connazionali, ci troviamo, ci frequentiamo, andiamo a fare le passeggiate, camminate, insomma ci troviamo bene, quindi stiamo bene. Ecco. Poi l'Albania è anche per noi abbastanza economica, nel senso che il costo della vita è più basso rispetto all'Italia e noi pensionati, poi è una cosa risaputa, abbiamo delle agevolazioni, quindi tutto sommato è molto positivo. Pinuccia, ieri mi dicevi una cosa, che abitavate a Bergamo. Sì. E poi però c'era qualcosa che non andava nel vivere a Bergamo. Dimmi un attimo, che cos'è proprio che vi ha spinto a lasciare l'Italia? Allora, nel mio caso soprattutto la sanità, strano a dirsi, perché ultimamente in Italia col Covid appuntamenti è una cosa impossibile, e la sicurezza, perché a Bergamo, dove abitavo io soprattutto, la sera una donna, una ragazzina non può più andare in giro, mentre qui sul lungomare, perché noi abitiamo sul lungomare, si può andare giù a qualsiasi ora, non ci sono ubriachi, si viaggia tranquillamente. Cioè la microcriminalità, la sicurezza soprattutto per noi donne, e poi vabbè ovviamente mi faccio una vita più agiata qua con la pensione. Cioè, quindi avete scelto l'Albania invece del Portogallo, della Grecia. Dimmi un po' come arriva questa scelta? Allora, noi quando abbiamo deciso di venire via dall'Italia, chiaramente in internet abbiamo trovato di tutto, siamo andati a vedere Canarie, Portogallo, Tunisia, abbiamo visto un po', insomma ci abbiamo messo un paio d'anni, no, per guardare e abbiamo detto andiamo a vedere, perché no, anche perché poi il vantaggio dell'Albania è che è vicina all'Italia, con un'ora di volo da Tirana siamo a Bergamo e la stragrande maggioranza di albanesi capisce l'italiano, parla l'italiano e qui così, diciamo, come tipo di vita è un po' come la nostra vita in Puglia, quindi è molto, a noi è piaciuta molto, perché abbiamo detto sì, andiamo all'estero, però sostanzialmente ci sono alcuni agganci italiani, no? C'è la sanità molto ma molto buona, noi ci avvaliamo anche di cliniche private e spendiamo veramente poco e quindi abbiamo detto ma proviamo, siamo venuti giù una settimana, siamo andati un po' in giro a vedere, poi siamo venuti giù un'altra settimana e alla fine abbiamo detto sì, insomma poi come risaputo in Albania la burocrazia è metà della metà rispetto a quella che c'è in Italia, abbiamo detto sì, andiamo in Albania e vediamo, insomma proviamo, dopo siamo venuti qua, ci è piaciuto, abbiamo comperato e staremo qua. Tu dicevi la sanità, quindi più o meno ci puoi dire qualche cifra? Allora, dico delle cifre che ad esempio siamo andati a prendere appuntamento perché avevamo un'allergia, no? E abbiamo detto vabbè andiamo in questa clinica, cominciamo a prendere appuntamento, era un sabato
E va bene, ho detto, andiamo là, vediamo. Siamo arrivati alla reception, ci hanno detto sì, allora l'appuntamento per questa visita, e ci hanno detto volete il medico albanese o italiano, perché se volete il medico albanese lunedì c'è, se volete il medico italiano c'è mercoledì. Ok, quindi 2 giorni, 3 giorni, però c'è da pagare. E abbiamo detto vabbè, sappiamo che c'è da pagare. Insomma, abbiamo pagato per questa visita privata 20 euro perché era scontata, se no erano 26 euro il prezzo pieno. Quindi, cioè, Meno di un ticket in Italia. ma sì, cioè, meno di un ticket e soprattutto molto, ma molto veloci. 3 E giorni. tu come donna come l'hai trovata questa clinica pulita, organizzata? Sembra di essere in un hotel. Fra l'altro io dovevo fare dei test per l'allergia, tutti i test ho pagato 100 euro e li ho fatti in giornata. E da quanto tempo siete qui, Pinuccia? Da gennaio che siamo qua e ci siamo stabiliti. Ormai abbiamo preso casa, siamo diventati albanesi. Quindi da gennaio e poi avete già comprato casa? Sì, noi abbiamo già comprato casa, anche perché come investimento, in affitto, diciamo, noi abbiamo la mentalità della casa, qualche ricordo dall'Italia l'abbiamo portato, a noi piace camminare, quindi abbiamo le foto e allora abbiamo deciso di avere una casetta nostra dove poter mettere tutti i nostri quadretti. Quindi quando avete deciso di venire in Albania l'avete comunicato agli altri, amici, parenti, come hanno reagito? Ci hanno dato un po' dei pazzi, perché logicamente l'Albania in Italia, verso l'Albania gli italiani sono sempre un po' prevenuti e quindi poi dicono a quell'età qua, non dico l'età, a quest'età vai proprio in Albania, però adesso che mi sentono contenta, poi vabbè a giugno siamo andati in Italia e quindi hanno capito che si vive bene, tranquillo, non c'è la corsa, le corse che ci sono da noi, è una vita tranquilla e serena. E quindi te come invece l'hai percepita questa reazione degli italiani che vi sostenevano in un certo senso? Ma guarda, io ti dico la verità, per come la penso io, quando abbiamo comunicato questa storia ai nostri amici, ai nostri parenti, loro hanno espresso le loro idee e noi ormai abbiamo fatto le nostre scelte, quindi sì, non tutti hanno condiviso, diciamo, questa scelta, però la vita è nostra, quindi bene o male poi alla fine l'hanno accettato, ecco, insomma. Però ripeto, come diceva mia moglie, adesso ci sentiamo molto spesso, quindi è come se telefonassimo da Cesenatico, ecco, insomma. Ci sentono così entusiasti quando telefoniamo che hanno deciso, chi prima chi poi, di venire a fare le vacanze in Albania. Chi a Valona per il mare, chi però verranno, spero, in Albania a fare le vacanze. Il clima invece com'è? Ma il clima secondo noi, che arriviamo diciamo da un paese vicino a Bergamo, è completamente diverso. Qua è un clima mediterraneo, insomma. D'inverno sotto i 10 gradi, 8 gradi non si va mai, quindi poi d'estate, come ad esempio anche adesso che siamo in ottobre, cioè siamo qua con la maglietta, con le maniche corte, c'è un po' di venticello che arriva dal mare, è bellissimo e la temperatura è veramente bella, ecco. Poi fa caldo anche qua ogni tanto, quindi anche qua si arrivano ai 38 gradi, però essendo in riva al mare c'è sempre quella brezza marina che arriva, quindi temperatura bellissima. Poi noi che abbiamo i nostri dolori diciamo che il sole ci asciuga, ecco. L'Italia che cosa avrebbe potuto fare per tenervi in Italia invece di farvi andare all'estero? Ma guarda, sostanzialmente in Italia non si sta male, no? Il problema è che in Italia per star bene devi avere un bel po' di soldi, perché o uno si accontenta di vivere, tra virgolette, non dico in indigenza per l'amor di Dio, perché noi con la nostra pensione bene o male ci vivavamo, no? Però devi sempre stare attento a qualche spendi, cosa compri, guarda di qui, guarda di là. Poi la roba che proprio ci ha fatto diciamo decidere, ripeto sempre riguardo alla sanità, che io ho avuto un problema all'occhio nel 2017, che eravamo in vacanza all'estero,
sommesso insomma alla fine 4 anni per capire, vai di qui, vai di là, ti chiama fra un mese, chiama fra un anno, chiama di qui, chiama di là. Alla fine non sono riuscito a risolvere il problema, sono andato privatamente nel giro di 15 giorni, mi hanno operato, mi hanno fatto, quindi dico, cioè uno fa questo ragionamento, io per 42 anni più altri 8 ho pagato tasse su tasse, no? Avrei diritto anche a, diciamo, a una vecchiaia un po' più tranquilla, un po' più sicura, mentre non è così, perché non è così, se non hai 4 soldi non sei tranquillo, vai in ospedale e ti trattano come, diciamo, non dico una pezza di piede per l'amor di Dio, però insomma, cioè, la differenza è sempre quella lì, o c'hai i soldi o se no aspetti, e questo ci ha fatto decidere, tra le altre cose ci ha fatto decidere. Parliamo di economia, tu ieri però mi dicevi una cosa, che bisogna stare attenti forse quando si compra la casa, quando si parla di soldi un pochino bisogna stare attenti? Sì, certo, come dappertutto, insomma, bisogna andare un po' coi piedi di piombo, nel senso che bisogna conoscere delle persone e magari fare un po' di indagini prima di effettuare l'acquisto, perché anche qui in Albania, come in tutto il mondo, se c'è da guadagnare guadagnano, no? Quindi poi vedono che sei italiano, dicono oh italiano, è arrivato l'italiano, c'hai i soldi, cioè loro hanno un po' questa mentalità, no? Quindi magari invece di 10 euro te ne chiedono 15, no? Per qualsiasi cosa insomma, quindi quando si tratta di fare un acquisto diciamo un po' importante bisogna affidarsi un po' a delle conoscenze che hanno, cioè, hanno la loro esperienza. Ai professionisti, insomma. Sì, insomma, bisogna fidarsi un po', e poi soprattutto se conosci qualcuno del posto che sia onesto, ma generalmente è così, ti possono dare dei consigli, ecco. Invece Alfio, ti volevo chiedere, per quanto riguarda il tuo lavoro, che facevi in Italia? Che cosa, diciamo, qual è stato il tuo vivere in Italia lavorativo? Sì, ho lavorato praticamente per tutta la vita nel settore dei gas industriali, ecco, che si occupava praticamente di gestire un po' il gas nei vari settori, sia ospedalieri, alimentari, industriali, insomma, per 42 anni ho fatto quel lavoro lì, quindi. Ci puoi dire i prezzi delle case, su cosa si aggirano, affitti e acquisti? Allora, gli affitti sono molto influenzati dalla posizione della casa, quindi possono andare da 200 euro al mese fino anche a 800-900 euro al mese, dipende dalla tipologia della casa, se le case sono grandi, sono nuove, e soprattutto se sono proprio, qui la chiamano prima fila, seconda fila, terza fila, cioè se sono in prima fila vuol dire che è proprio sul mare, quindi tra la casa e il mare non passa neanche la strada, quindi ci sono le vie pedonali, c'è la spiaggia, quella lì la prima fila praticamente dove siamo noi, e quelle lì costano un po' di più rispetto a quelle che sono magari a 100 metri, 200 metri dalla spiaggia. Poi per quanto riguarda l'acquisto anche lì dipende molto da dove è la casa, da com'è la casa. Comunque una casa come quella che abbiamo preso noi, quindi nuova, la nostra è 110 metri quadri, la paghi intorno ai 900-1000 euro al metro quadro, quindi praticamente la metà che in Italia, ecco. Sì, ripeto, poi dipende anche dalle zone, no? Perché mi dicevano, io non lo so, però mi dicevano che a Tirana è molto più cara, Valona mi dicevano che è più cara rispetto a Durazzo, però sono notizie che sento, ecco, però di persona non sono andato a vedere, nel senso che noi ci troviamo qui a Durazzo, ci troviamo bene, abbiamo preso qua a Durazzo, ecco. Però le case viaggiano così, insomma, mentre i terreni costano da 50 a 100 euro al metro quadro. Per quanto riguarda il cibo è praticamente uguale a quello che mangi in Italia, mangi qua, perché ci sono i supermercati che sono tutti stile italiano, poi volendo proprio fare dei nomi ci sono 2 o 3 supermercati italiani che sono molto famosi in Italia, ci sono anche qua, quindi la qualità del cibo è veramente ottima. Per chi ama il pesce è un paradiso, perché qua il pesce è sempre fresco e soprattutto costa quasi niente. Rispetto all'Italia si mangia
nei ristoranti, nelle pizzerie, trattorie, una media di, se uno vuole esagerare, ma esagerare, spende 20 euro, ma in Italia ce ne vogliono 50 col pesce. Se invece uno mangia una pizza, una birra, spende 5 euro, 6 euro, 4 euro, dipende insomma, ma la qualità è veramente ottima, soprattutto la frutta e la verdura. Non so, qui così hanno una cultura della frutta e della verdura sempre fresca, poi la trovi dappertutto praticamente, anche negli angoli della strada ci sono i contadini che la vendono, che vengono tutti i giorni con la loro, diciamo, con la loro merce, olive, compri di tutto, io un chilo di qua, un chilo di patate, un chilo di cipolle, un po' di qua, un po' di là, alla fine spendi 300 lek. 300 lek sono 2,40 euro, quindi uno dice, caspita. Rispetto a noi nei supermercati, qua devi mangiare la frutta e la verdura di stagione per mangiarla fresca. Quindi adesso è il periodo dei melograni, ci sono dei melograni buonissimi, però deve essere di stagione. Quanto è importante per voi il movimento, il trekking? Cosa state facendo adesso che mi raccontavate ieri? Allora, noi in questi ultimi anni abbiamo scoperto il trekking e abbiamo fatto alcuni cammini. Speriamo il prossimo anno di fare Santiago. E allora abbiamo deciso di tracciare un percorso qua che va da Durazzo centro a Saranda e lo stiamo percorrendo un po' per volta, trovare il sentiero esatto, cioè corretto, vedere le strutture che possono ospitare eventualmente le persone che vorranno farlo. Poi, non so, abbiamo l'idea di invitare qualche camminatore dall'Italia. E niente, però un paesaggio che stiamo scoprendo è bello, è bellissimo, è un paese, cioè vediamo la gente e il contadino che ti offre i fichi quando non vuole la mancia, cioè stiamo scoprendo l'Albania, cioè un po' più rude, un po' più selvaggia. Quindi a livello di burocrazia, uno quando arriva che cosa si deve aspettare? È una cosa molto lunga, difficile, come... Allora, per quanto riguarda la burocrazia, vabbè, c'è anche qua, ma non è come in Italia. Allora, bisogna fare prima, ti danno un permesso di soggiorno per un mese. Dopodiché devi fare il secondo permesso di soggiorno per 2 mesi e poi per 1 anno. Però per fare tutto questo devi innanzitutto avere un contratto di affitto di 1 anno o l'acquisto casa. Poi devi aprire un conto corrente e vogliono un certificato, un listino che puoi mantenerti, cioè devi guadagnare 900 euro, 1000 euro all'anno. Ecco, 10.000 euro all'anno. Sono 10.000 euro all'anno, tu devi dimostrare che non sei qua, cioè riesci a mantenerti. No? Quindi se tu fai vedere al governo che tu non sei qui per sfruttare, ma sei qui per vivere e gli dimostri che sei in grado di vivere con i tuoi soldi, non ci sono problemi, loro ti danno tutti i permessi che vuoi. Naturalmente, come si vede in internet, non è che si viene in Albania, è tutto bello, è tutto semplice, è tutto facile, perché anche qui hanno le loro regole e vanno rispettate come tutti gli altri paesi, quindi non è il Bengodi, ci sono anche qua delle cose che possono sembrare un po' strane. La corrente costa poco, il gas inteso come rete in tutta l'Albania non c'è, non esiste e qui funziona tutto con l'elettricità, sia i riscaldamenti di casa che ci sono gli inverter, sia i fornelli, sia tutto. Praticamente qui la corrente la fa da padrona, ecco, insomma. E l'elettricità se la producono loro? L'elettricità non viene importata ma viene prodotta totalmente in Albania perché hanno delle centrali idroelettriche, ne hanno parecchie e riescono a sopperire al loro fabbisogno, anzi ne avanzano anche. Quindi. Due dati su bollette, su costo dell'auto, bollo, cioè. Allora, il costo dell'auto, devo dire che in Albania c'è una negatività che riguarda il gasolio e la benzina, costano come in Italia. Mentre assicurazione costa veramente poco, perché se tu hai la macchina targata Albania con 148 euro l'anno fai l'assicurazione ed è tutta compresa.
Poi l'acquisto delle macchine grosso modo è come in Italia, dipende poi. Tieni presente che qui in Albania vanno tantissimo le macchine usate, di nuovo sì, ci sono, però qui si affidano tutte le macchine usate. La macchina che va per la maggiore è la Mercedes, perché in Albania c'hanno in testa che la Mercedes non si rompe mai. Per quanto riguarda le spese di casa, perché io faccio un esempio mio, per l'amor di Dio, poi il mese di febbraio e marzo, che sono stati 2 mesi che tenevamo il riscaldamento acceso che va a corrente, io nel mese di febbraio tutto il mese ho speso tra acqua, spazzatura, abbonamento della televisione, corrente e tutto quanto, ho speso 42 euro. Quindi cioè voglio dire, viene anche da ridere a volte, no? Poi per venire qua in Albania comunque alla fine devi venire qua come abbiamo fatto noi, vieni qua una settimana, cominci a vedere com'è, cioè perché venire qua al buio, sì, qualcuno l'ha fatto, no? Venire qua al buio, però sai, poi quello che ti trovi potrebbe essere che ti piaccia o non ti piaccia, però ormai sei qua, quindi diciamo che un viaggio ispettivo sarebbe sempre auspicabile, ecco, insomma, da fare, no? Poi ognuno poi fa quello che vuole, insomma. Noi abbiamo fatto 2 viaggi ispettivi, quindi alla fine abbiamo visto un po' che andava bene e abbiamo deciso, insomma, tutto lì. No, volevo dire una cosa che probabilmente non è molto bella, che purtroppo l'Albania ha un lato negativo che a noi dà piuttosto fastidio e ci fa anche male. La situazione cani, io parlo dei cani, però anche tutti gli altri animali tipo asini, mucche, cavalli sono un po' come in Italia noi 50 anni fa. Soprattutto i cani, qua c'è un randagismo piuttosto importante, trovi cani dappertutto, qualunque posto vai trovi cani randagi in giro. Diciamo che non sono trattati male, no? Cioè nessuno gli fa del male, mangiano sti cani, alcuni mangiano sì, alcuni no, quelli che non mangiano se lo trovano nelle pattumiere, nei cassonetti, nelle discariche. La situazione è, diciamo, in centro Durazzo o in centro città è abbastanza accettabile. Quando si va nelle periferie lì la cosa diventa un po' più problematica, perché nelle periferie i cani sono parecchi e noi nel nostro piccolo abbiamo fatto questo ragionamento, abbiamo detto beh, noi facciamo quello che possiamo, non possiamo risolvere il problema randagismo in Albania, però andiamo a dargli da mangiare ai cani che non lo trovano, quindi noi tutte le settimane andiamo a dargli da mangiare ai cani. Poi abbiamo dato una mano anche a delle ragazze volontarie qui a Durazzo per curare i cani, li abbiamo portati dal veterinario in clinica, ne abbiamo salvati 3 o 4 e 2 li abbiamo portati in Italia, anzi 3 in Italia. Quindi facciamo nel nostro piccolo quello che si può, non risolviamo il problema, questo è un problema grave, ma credo non solo per l'Albania, insomma, in tutti quei paesi che la cultura dell'animale è un po' diversa dalla nostra, ecco, tutto lì. Cioè a noi tocca un po' di più perché noi siamo educatori cinofili e io avevo 5 cani e mi occupavo ero un operatore di pet therapy, cioè io lavoravo in ufficio mezza giornata e l'altra mezza giornata lavoravo coi cani e andavo presso i post-coma a Monza, persone uscite dal coma con bambini autistici, bambini con problemi di disabilità, chi psichica, chi fisica, e quindi io ho sempre vissuto il cane come un aiuto, anche perché io vedevo i risultati che avevano i pazienti. E vederli così, io poi sono vegana, quindi gli animali non... vederli così, cioè effettivamente sto male, questa è una cosa che mi fa star male. Ecco, una cosa che per me è negativa è il traffico, perché qui parcheggiano in prima, seconda e anche terza fila, quindi però se non si vuole prendere la macchina, innanzitutto il taxi costa poco e poi c'è il servizio pullman che ti porta a Durazzo, a Tirana e costa 40 lek, 40 centesimi comunque, e ti puoi raggiungere tranquillamente il centro. Bene, facciamo un saluto allora a tutti gli amici del canale Soriantes TV
e grazie per essere stati con noi. Grazie a tutti, venite in Albania o andate in qualche altro posto, non cambierete vita, insomma. Non abbiate paura. Buttatevi che ne vale proprio la pena. Ciao a tutti, grazie.